Ciao a tutti, io sono Roberto Beltrami e qua c'è Federico e Kim. Ciao! Oggi siamo nella nostra azienda Wave Murano Glass, nella nostra fornace, il nostro laboratorio, e oggi stiamo creando per voi questa scultura per Aperol. Il segreto di questo vetro è che in realtà questo non è vetro di Murano, ma è vetro di bottiglie di Aperol che abbiamo prima allegramente bevuto e poi abbiamo rotto e rifuso all'interno dei nostri forni di fusione per poi andare a creare questa scultura per Aperol. Soffia Kim con la canna da soffio sulla quale abbiamo prelevato il vetro. Adesso Kim sta soffiando e vedete che la bolla di vetro si gonfia come se fosse un palloncino. Basta. E iniziamo a modellare il vetro. Questo strumento che stavo utilizzando prima in dialetto veneziano si chiama ba de carta ed è fondamentalmente è un giornale bagnato che fa da strumento di modellazione del vetro, perché in realtà il vetro non tocca mai la carta e non la scalda neanche, perché c'è sempre uno strato di vapore fra la carta e il vetro, proprio perché il vetro incandescente fa evaporare immediatamente l'acqua e la fa... Soffia ancora un po', Kim? E la fa evaporare e crea questo strato di vapore. Boh, basta. E qui invece abbiamo tutti gli altri strumenti. Queste sono le borselle che servono per tranciare il vetro, quindi separare la massa di vetro sulla quale stiamo lavorando dalla massa di vetro che è appiccicata alla canna e non si può rimuovere. Qui abbiamo le pinzette che servono per pinzettare il vetro, prendere il vetro quando serve. Le taglianti che ci sono dritte e tonde, che servono per tagliare il vetro e aggiungere dei pezzettini di vetro, come vedrete fra poco. Adesso Federico sta andando a preparare un po' di vetro che andremo ad aggiungere sulla superficie della scultura per creare questo effetto un pochino organico che ricorda proprio le acque e le onde della laguna di Venezia. Kim nel frattempo mi darà una mano a tenere questo pezzo nella temperatura di lavorazione. Infatti se il pezzo scende sotto la temperatura di circa 500 gradi, 900 gradi Fahrenheit, 500 Celsius, rischia di rompersi a causa dello shock termico. Anzi, non è che rischia, si romperebbe a causa dello shock termico. E quindi dobbiamo, come vedrai, essere molto molto attenti a questa cosa di tenere il vetro a una temperatura sufficientemente alta. Vai Kim. Federico, vedete, ha preso ancora un po' di vetro su un'altra canna da soffio più piccola e lo sta preparando per poi soffiarlo e portare a me questa bolla di vetro che andremo ad avvolgere intorno al pezzo come se fosse un serpentone, diciamo. E mentre lo avvolgiamo intorno alla scultura, Federico lo soffierà ancora di più. Se posso dire una cosa, che in gergo muranese si chiamano sbruffi. Questi si chiamano sbruffi, infatti è una tecnica di lavorazione chiamata sbruffi, dove si vede una bolla di vetro soffiato che viene applicata a un altro oggetto in maniera più o meno regolare, in questo caso in maniera molto irregolare, ma esistono anche tecniche a sbruffi dove si vanno a creare dei layer quasi geometrici di vetro all'interno del materiale. Sì, in questo momento stiamo facendo questa azione che nella lavorazione del vetro viene chiamata attaccare a pontello. Questa canna di vetro che Federico mi ha portato è il pontello, perché ha una piccola quantità di vetro qua sulla punta che serve ad appiccicare, si appiccica sul pezzo sul quale stiamo lavorando e ci permette di trasferirlo e invertire l'asse di lavorazione. Quindi invece di lavorare su questa estremità andremo a lavorare su questa parte qua. Dobbiamo aspettare che sia un po' freddo, altrimenti Federico non riuscirebbe a controllarlo, e una volta che è abbastanza freddo basta dare un colpetto a questa canna e lo stacchiamo per poi lavorarlo. Stiamo dando l'ultima scaldata al pezzo. Dopodiché dobbiamo andare nel forno di raffreddamento che è dall'altra parte del laboratorio e quindi non ci vedrete più. Ma adesso vogliamo farvi vedere il pezzo, magari ve lo fa vedere Federico.
lo avvicini un pochino alla telecamera. E volevo solo farvi vedere come è venuto. E è incredibile, alza un po' di più. È incredibile pensare che da questa bottiglia di Aperol siamo passati a questo, fondendo il vetro e poi lavorandolo con le stesse tecniche del vetro di Murano. Vieni Kim, che salutiamo i nostri amici. Un saluto e grazie per averci guardato. Ciao a tutti. Questo è il pezzo che abbiamo fatto per Aperol. Ciao. Ciao.